Quando pensi a Warhammer Fantasy, tu pensi a questo, vero? È questo che vorresti da Total War Warhammer 3? Beh, sì, è questo, ma diventa anche questo una volta entrato nel menu. Che è sta roba? Da dove inizio? Che fazione? Ma non so scegliere, aiuto! Okay, we are cooked. Yep. Calma. Ho parecchie ore su questa saga e mantengo da anni diverse collezioni di mod sullo Steam Workshop, quindi penso di poter spiegare le basi del gioco, così che, piano piano, approcciandolo, tutte queste paure svaniscano. Premessa fatta, come al solito, dritto al sodo. Una volta avviato il gioco, potremmo scegliere se giocare campagna, battaglia o addirittura confrontarci con altri giocatori. Iniziamo dalle campagne. Il mio consiglio per prendere dimestichezza con il gioco è giocare la piccola introduzione narrativa Il Dio Perduto. Questo tutorial vi aiuterà a comprendere meglio tutto quello di cui vi parlerò in questo video, in un contesto però narrativo. Il Regno del Caos è una campagna specifica con tanti elementi narrativi, come si suol dire railroad, quindi su un binario di eventi che bisognerà per forza di cose seguire. È meno sandbox ed è stata la campagna originale di lancio di Total War Warhammer 3. Secondo me, fra tutte le campagne originali all'interno della saga, è la peggiore. Ha ricevuto tantissime critiche e non la voglio coprire oggi. Parliamo però di Imperi Immortali, cioè la vera modalità infinita sandbox che rappresenta il fulcro dell'esperienza di gioco di Total War. Sentite il buon Karl Franz in sottofondo, perché il gioco ci consiglia inizialmente 3 fazioni, vedete con questo simbolino: Impero, Alti Elfi e Grande Katai. Questo sempre che possediate tutti i contenuti come il sottoscritto, altrimenti vi consiglierà il Grande Katai e Kislev. Noi giocheremo il Grande Katai oggi. Nello specifico Miao Ying, il drago della tempesta. Potete vedere in alto a destra l'esercito di partenza, gli effetti della fazione e gli effetti del lord stesso. La differenza qual è? Questo effetto di fazione sarà sempre attivo durante la campagna, mentre questo è legato a Miao Ying. Qui possiamo vedere l'enorme mappa di gioco con tutte le regioni. Noi inizieremo nel nord del Katai. Possiamo anche leggere un minimo di lore, sapere sul personaggio. Possiamo addirittura andare a vedere nella ricerca incantesimi unità quali lord, eroi e unità avremo a disposizione. Vi faccio presente che possedendo io il DLC Shadow of Change sono presenti anche le unità del Katai relative a quel DLC. Possiamo esplorare tutti gli incantesimi di ogni sapere del gioco, sono veramente tanti. Qui ci sono le impostazioni di gioco. Ora, io vi consiglierei sempre di iniziare la prima campagna a difficile, non a normale, non a facile, ma mantenendo la difficoltà della battaglia normale. Questo perché scendendo di difficoltà il gioco diventa estremamente facile. Cioè, i modificatori in campagna strategica sono così favorevoli che in pochissimo tempo, oltre che imparare poco, potreste addirittura annoiarvi, credo. Quindi io metterei difficile. Qui ci sono delle opzioni di campagna, ve le spiego al volo. Le rotte marittime servono per navigare da un capo del mondo all'altro. Bisognerà portare il proprio esercito in un punto specifico e dopo X turni quell'esercito salterà fuori da un'altra parte nella mappa. Gli scenari di fine gioco invece sono questi. Sono le crisi che possono avvenire a seconda del contatore che noi stessi possiamo modificare, con un minimo di turno tra il 10 e il 20. Per la prima campagna io consiglierei di lasciare più o meno tra il 120° turno e il 150° turno, la difficoltà normale, nessuna crisi suprema, che significherebbe attivare tutti gli scenari, lasciate che sia il fato a decidere. Per il resto, vabbè, la frequenza di suggerimenti in battaglia, il tempo io lo consiglio illimitato. C'è chi consiglia magari di mettere un timer per usare degli exploit e vincere in determinate situazioni. Io preferisco illimitato. La modalità realismo non
attivatela, non subito, è intrinseca della difficoltà leggendaria, non ve la consiglio. Non vi consiglio nemmeno la modalità Iron Man per la prima campagna, io la utilizzerò ovviamente per evitare di creare troppi saves e quindi caricare troppo di file il computer. Io preferisco mantenere l'Iron Man, tanto non faccio il cosiddetto save scamming. Ok, quindi pronti a partire con Miao Ying. Il grande Katei dir si voglia, è la rappresentazione fantasy un po' stereotipata della Cina. E infatti noi saremo a difesa del grande bastione, una grande muraglia che divide il Katai dalle desolazioni del caos, quindi dai demoni e dai predoni. Ho scelto questa fazione perché le meccaniche di gioco sono abbastanza leggibili, sono abbastanza semplici, non è troppo complesso da spiegare e da giocare, è un'ottima prima campagna. L'esercito iniziale ha una buona varietà di unità, anche se manca di cavalleria, e i 3 pilastri di questi giochi dei Total War sono la fanteria, le unità da tiro e la cavalleria. In questo caso noi abbiamo un'unità di supporto volante, che è una macchina da guerra, va bene comunque. Quali sono le meccaniche essenziali per giocare a Total War Warhammer 3? Prima di tutto la tesoreria e la gestione dei nostri soldi. Avremo sia la quantità disponibile di fondi accumulati, sia l'introito generato quando passeremo il turno. In questo caso viene considerato il nostro introito passivo come la maggior fonte di reddito all'interno della nostra economia. L'introito passivo è inerente ad ogni fazione. Sono 3.000 monete per tutti quanti. Dopodiché avremo le spese di mantenimento dell'esercito, potete vedere qui, e dell'eroe, che potete vedere qui. Quindi se andiamo a fare il conto sono 250 più 1145. Parlando di eroi e lord, qual è la differenza? Il lord comanda un esercito. All'interno dell'esercito avremo le nostre unità per un massimo di 20, comprensiva del lord, quindi 19 unità. Gli eroi invece possono agire e utilizzare delle azioni specifiche che sono inerenti alla propria tipologia all'interno della mappa. Per esempio, potremmo in questo caso provare con il nostro eroe a intralciare i rinforzi, perché non possiamo assassinare, per esempio, pur avendo la possibilità di assassinio fra le azioni dell'eroe, perché in questo esercito è presente solo il lord e questa azione si può effettuare soltanto sugli eroi integrati. Cosa vuol dire integrato? Prendiamo il nostro eroe, clicchiamo sul nostro esercito, in questo caso aumenterà la mobilità all'interno della mappa del nostro esercito, e non solo, sarà anche presente all'interno della nostra armata. Iniziamo subito muovendoci all'attacco verso i ribelli. Ora avremo sempre 2 opzioni: la risoluzione automatica o il combattimento in battaglia. La risoluzione automatica generalmente è la scelta meno consigliabile, perché il computer cercherà sempre di favorire con i calcoli di risoluzione se stesso, quindi causerà ovviamente un sacco di danni dettati solo dalle statistiche delle unità al nostro esercito. Va detta però una cosa: la prima battaglia di ogni campagna contro il primo nemico preimpostato sarà super favorevole in risoluzione automatica, quindi potremmo per esempio beneficiarne. Oggi però vorrei farvi vedere una battaglia in tempo reale. Prima di iniziare la battaglia vera e propria avremo una fase di schieramento divisa in 2 mini fasi. Quella in cui raccoglieremo i venti della magia per lanciare gli incantesimi, e lo schieramento vero e proprio. Non che non si possa già schierare durante la fase magica. Non sempre è consigliabile fare quello che sto facendo, però per dimostrarvi a cosa serve questo bottone lo premiamo. Abbiamo perso un sacco di venti della magia, non potremo usare subito alcuna magia, va bene così. Purtroppo è un tiro di dado. Iniziamo lo schieramento.
La nostra macchina da guerra è molto forte come unità a distanza, non come unità corpo a corpo. In più vola, quindi potrà essere colpita soltanto da altre unità volanti, di cui il nemico non è disposto, o dalle unità da tiro. Il nemico in questo caso ha degli arcieri popolani, che sono l'unità di tier più basso del Katai per quanto riguarda le unità da tiro, mentre noi siamo muniti sia di guerrieri di Giada con balestra, sia delle balestre del drago celeste, che sono le unità da tiro più forti del roster del Katai. Abbiamo il nostro Lord, che oltre a poter lanciare incantesimi, seppur non si abbia più del potere a disposizione, potrà trasformarsi nella sua forma draconica dopo 30 secondi. Vi farò vedere perché Miao Ying è molto forte come scelta iniziale di Lord leggendario. Abbiamo anche il nostro eroe, che è un mago del sapere del metallo e ha un incantesimo. In più abbiamo i guerrieri di Giada e i lancieri popolani. Il Katai ha una meccanica non nascosta, ma che bisogna andarsi a leggere, l'armonia guerresca. Le unità corpo a corpo avranno l'armonia Yang, mentre le unità a distanza avranno l'armonia Yin. Come funziona? Saranno in uso questi buff individuali, sono dei potenziamenti per l'unità stessa, soltanto se si trovano adiacenti entro 60 metri da un'unità con l'armonia opposta. Quindi è molto importante mantenere equilibrio all'interno dei propri eserciti fra unità da tiro e unità corpo a corpo. Vedete? Questo cerchio determina se all'interno di esso è presente un'unità con l'armonia opposta. In questo caso dovremmo essere a posto così. Possiamo iniziare la battaglia. E subito, avendo il tiro automatico, la nostra bellissima giunca volante spara sui lancieri popolani. Iniziamo a spostare Miao Ying in avanti. Cosa importante, potreste sempre mettere in pausa o giocare al rallentatore con questa difficoltà per favorire ovviamente il controllo dell'unità. Ci sono tante cose un pochino più complesse, come l'utilizzo della barra spaziatrice per vedere questi overlay e decidere come farli rimanere in sovraimpressione, bloccarli o meno. Sono tutte cose che diventano un pochino più complesse da gestire. Come potete vedere, questi popolani a cavallo stanno caricando i nostri balestrieri, ma arrivano praticamente con una carica insignificante, senza più moltissimi modelli dell'unità completamente drenati. Verranno affrontati anche dai nostri spadaccini, mentre sposterò un pelo indietro i nostri balestrieri. Esiste anche la possibilità di passare alla mappa tattica a questa difficoltà, che è una mappa top down. Non l'apprezzo tantissimo, però è un'opzione. Ed ecco, possiamo provare a trasformare Miao Ying nel dragone e vedere cosa succede e come si comporta. Direi che l'obiettivo del nostro Lord adesso sarà attaccare il Lord avversario. Ora che abbiamo assicurato la vittoria, potremmo terminare subito la battaglia, ma non è qualcosa che io consiglio di fare. Anzi, io consiglierei di completamente distruggere tutte le unità nemiche per quanto ci è possibile, così che se dovessero scappare l'esercito sarà praticamente azzerato e quindi sparirà dalla mappa di gioco. Altrimenti potrebbero salvarsi e diventare una spina nel fianco per i prossimi turni. Possiamo anche velocizzare la velocità in questa fase di pulizia. Avremo delle scelte a battaglia conclusa, oltre che il recap di quanto guadagnato fra
esperienza, tesoreria e eventuali oggetti magici. Potremmo scegliere se giustiziare i prigionieri e guadagnare dell'esperienza. In questo caso il reintegro viene chiamato venerazione, non avremo reintegro perché non abbiamo subito danni, quindi allo 0%, oppure perdonare i prigionieri e guadagnare un pochino più di soldini. Io direi di fare esperienza. Come vedete, avendo ucciso il Lord, abbiamo eliminato completamente l'esercito dalla mappa. Vedete, adesso ci hanno detto conquista questo insediamento. Notiamo subito che Nanli è la seconda regione all'interno della provincia di Nangao, ovvero della strada della polvere da sparo. Perché dico provincia di Nangao? Perché Nangao è l'insediamento principale, quindi è il capoluogo della provincia. Prima di addentrarmi nella questione degli edifici, però, ritengo opportuno chiudere la provincia. Quindi abbiamo ancora del movimento che possiamo notare qui in basso a sinistra e potremmo ordinare a Miao Ying di proseguire fino a Nanli. In questo caso andrò di risoluzione automatica. Vedete che abbiamo preso un tantino di danni di troppo rispetto alla battaglia giocata di prima. Questa addirittura forse sarebbe stata più veloce e più facile. Avremo 4 opzioni quando termineremo le battaglie per la conquista di un insediamento: occupare, occupare, saccheggiare, saccheggiare e radere al suolo. In questo caso noi occuperemo e basta, perché gli introiti ricavati da un saccheggio sono irrisori. Il saccheggio e basta lascerebbe il controllo alla fazione nemica, quindi no, occupiamo. Abbiamo terminato un altro incarico, abbiamo ottenuto degli oggetti, provincia messa al sicuro. Abbiamo un'altra missione che ci richiede di mantenere il controllo di 2 province e abbiamo guadagnato abbastanza esperienza con il nostro lord e con il nostro eroe, e quindi possiamo un attimo aprire la parentesi dell'inventario del personaggio, che è diviso nei dettagli e l'inventario stesso di oggetti e dotazioni, con tutte le sue statistiche, i suoi talenti, i tratti guadagnati, e se ne potranno guadagnare tanti all'interno della campagna, e le abilità. Qui avremo 2 punti abilità da attribuire. Quello che io preferisco fare di solito e che consiglio a tutti è di mettere sempre il primo punto in tracciatore, cioè nel ramo blu delle abilità, che riguardano la campagna strategica. In questo caso Miao Ying è anche un lord leggendario con accesso al sapere della magia. Il suo sapere della magia è misto, infatti abbiamo degli incantesimi della vita. Attenzione, ed è abbastanza utile usare il sangue della terra su di lei, essendo un personaggio con una trasformazione mostruosa e quindi una pool di punti vita molto vasta. Mantenerla sempre al massimo possibile durante una battaglia può rivelarsi molto utile, quindi selezionerò sangue della terra. Per quanto riguarda invece l'alchimista, avremo delle scelte un po' differenti. Potremmo o aumentare le entrate o aumentare la mobilità, oppure potenziare la sua capacità di combattimento in 2 modi differenti, o concentrandoci sul sapere del metallo o sulla unica capacità degli alchimisti di avere delle abilità che danno dei buff all'esercito quando utilizzate. In questo caso il primo livello ci darebbe attacchi magici e danni in più alle armi e ai proiettili sull'unità selezionata. Per il momento io aumenterei la mobilità. Perché mi concentro così tanto sulla mobilità? Essendo una campagna strategica a turni fra il nostro turno e i turni dell'IA, il nostro unico modo per espanderci e difenderci è l'utilizzo degli eserciti, che hanno un massimo di spostamento, come potete vedere, come vi ho mostrato prima, qui in alto a sinistra del riquadro del Lord. Una volta terminato, l'esercito in quel turno non potrà fare nulla, quindi è molto importante avere più punti movimento possibili ogni turno. Passiamo agli edifici. Ogni regione avrà determinati slot a seconda della tipologia di insediamento. Generalmente gli slot sono 4 per gli insediamenti minori, che possono arrivare fino al livello 3 di insediamento totale, mentre gli insediamenti maggiori possono arrivare fino al livello 5
e possono variare i propri slot a seconda della regione specifica. Alcune hanno, come in questo caso, 8 slot di cui 7 edificabili, perché bisogna sempre escludere quello dell'insediamento, altri invece molti di più. Esistono anche province con un insediamento unico, ma per ora non pensiamoci. Entriamo subito nella ricerca edifici e valutiamo le differenze fra l'insediamento minore di Nanli e l'insediamento maggiore di Nangao. Vedete che cambiano tanto gli edifici? Perché, per esempio, alcuni sono dettati anche dalla specifica risorsa economica presente, dall'eventuale caposaldo landmark all'interno dell'insediamento, ma anche dal grado dell'insediamento. Gli insediamenti maggiori avranno a disposizione edifici difensivi differenti da quelli minori. Nel caso del Katai, per quanto riguarda le infrastrutture economiche, non c'è una vera e propria differenza. Altre fazioni invece avranno differenze anche in questo. Il Katai, esattamente come per la sua composizione dell'esercito, ruota tutte le sue infrastrutture e costruzioni attorno al concetto di armonia, che potete vedere qui in alto a sinistra. Se l'armonia in una provincia è raggiunta, ci saranno dei bonus alle entrate, una riduzione dei mantenimenti degli eserciti nella provincia e la capacità aumentata di movimento nella campagna. Come fare però a mantenere l'armonia? Beh, è abbastanza semplice. Vogliamo per esempio costruire un ufficio di reclutamento per la manodopera, quindi aumentare la crescita e ridurre il costo di costruzione? Lo costruiamo a Nangao, 500 monete, e a Nanli invece vogliamo per esempio aumentare gli introiti generali. Quindi costruiremo un mercato delle spezie, perché ci darà l'armonia opposta. Il prossimo turno questo valore rimarrà invariato. Se invece volessimo spostare il nostro focus su uno dei due fra Yin e Yang, potremmo per esempio, invece che costruire un mercato delle spezie, costruire un mercato che ci darà un pochino più di soldi, 25 di monete, ma non nell'effetto derivato dalle tariffe, e ci darà una preponderanza di Yang. Cos'è importante sapere all'interno di una provincia? Il tasso di crescita, che serve per generare il punto di surplus necessario appunto per aumentare il livello totale dell'insediamento. Mettendo il mouse su un insediamento vedremo anche qui sotto i dettagli di controllo dell'ordine pubblico, che possiamo vedere anche nella schermata a sinistra. L'ordine pubblico, a seconda della fazione, in negativo e in positivo, dà malus e bonus. L'obiettivo generale è rimanere a cavallo del 50-60 positivo. Molto difficile mantenere il 100%, soprattutto a difficoltà più avanzate della campagna, se ci sono degli elementi esterni che vanno a colpire l'ordine pubblico. È un valore che si costruisce nel tempo e che ovviamente più alto è, meglio è, a meno che noi non si voglia forzatamente causare una ribellione, perché arrivato a meno 100 la CPU genererà un esercito di ribelli di fianco all'insediamento principale della provincia in ribellione, che significa molto spesso è la soluzione migliore. Scatenando una ribellione, l'ordine pubblico salirà per 4 turni in maniera esponenziale e avremo un esercito da affrontare di fianco alla nostra capitale di provincia, che sarà una fonte di esperienza e soldi, essenzialmente. Non è scontato che questo esercito sia affrontabile, anzi, a seconda della fazione di riferimento o della corruzione, potrebbe essere un esercito più o meno forte. Ma appunto, che cos'è la corruzione? Ci sono tantissimi tipi di corruzione differenti. In questo momento, sotto il nostro insediamento, fra introiti, ordine pubblico e la guarnigione dell'insediamento, non è presente corruzione. Significa che il nostro territorio è privo, è intatto da essa. E i tipi di corruzione possono essere del caos indiviso, vampirica, degli Skaven, di Khorne, di Nargol, di Slaanesh e di Tzeentch. Quindi, per non allungare troppo il brodo, come funziona la corruzione?
determinati personaggi, eserciti ed effetti aumenteranno i tassi di una corruzione specifica. Questa muterà non solo il livello numerico della corruzione stessa, ma cambierà anche l'effetto in mappa. E significherà anche che una ribellione con un'alta corruzione, per esempio di Khorne, sarà un'invasione demoniaca dei demoni di Khorne. Ho parlato anche della guarnigione. Ogni insediamento avrà a disposizione delle unità a difenderlo, come abbiamo visto prima quando abbiamo attaccato Nanli. Queste unità sono date dagli edifici principali e dagli edifici difensivi. Queste sono scelte che vanno ovviamente un minimo ragionate, ma che non ritengo siano eccessivamente complesse. Piccolo consiglio che vi voglio dare però, tornando un attimo indietro da questa spiegazione specifica del Katai: mai avere edifici che raggiungono al massimo il livello 3 all'interno di insediamenti che raggiungono livelli superiori, tranne casi specifici come per esempio la produzione di risorse per il commercio. Infatti io in questo turno voglio demolire il campo d'addestramento da Nangao e costruirlo a Nanli. Vedete, al momento c'è un piccolo simbolino su questo edificio a Nanli, perché ci sta dicendo in questa provincia esiste già questo edificio, non avrai nessun bonus. Però noi lo costruiremo lo stesso perché il prossimo turno a Nangao non sarà più presente. E allo stesso tempo andiamo a costruire una cava d'argilla, così non andiamo ancora a ragionare su quale opzione fra Yin e Yang sia più favorevole per i primi turni. Benissimo. Avremo a disposizione anche i decreti. I decreti saranno disponibili soltanto quando avremo il controllo completo di una provincia. In questo caso io preferirei provare a darci un piccolo bonus alla ricerca, quindi 7 punti ricerca per turno, perché così vi posso parlare dell'albero della tecnologia. Ogni fazione ne ha uno proprio. Nel caso del Katai, anche qui avremo una distinzione fra Yin e Yang, quindi delle opzioni diametralmente opposte che però poi ricercate in maniera più o meno parallela ci porteranno a una risoluzione ultima, calibrata e armoniosa. In questo caso noi come prima ricerca abbiamo 3 opzioni. Potremo buffare i nostri popolani corpo a corpo con un aumento del grado di reclutamento e la propria disciplina, oppure fare un piccolo passo verso le munizioni per le unità da tiro, o ancora aumentare l'armatura delle nostre unità di cavalleria. Ora, l'opzione migliore per quello che dovremo fare ritengo che sia l'addestramento alla procedura, quindi aumentare il bonus di grado fra 4 turni delle unità corpo a corpo. Perché? Andiamo subito a vedere nel nostro esercito il pannello di reclutamento. Al momento noi possiamo reclutare queste unità, ma attenzione, sconsigliato reclutare i guerrieri di Giada questo turno, il primo turno, se si segue quanto mostrato, perché distruggendo il campo d'addestramento pur costruendolo andremo a buttare il reclutamento di un turno, si annullerà. Se non avremo più l'edificio a fine turno, per il gioco noi non staremo più reclutando, non ci sarà più possibile. Quindi il mio consiglio in questo momento è di andare a reclutare degli arcieri, e recluteremo degli arcieri per 2 turni di fila. Questo perché fra 4 turni potremo reclutare dei popolani di rango superiore. Il tempo è importantissimo, bisogna mantenere il momentum, giusto? Anche solo dedicare 2 turni al reclutamento ora potrebbe essere un po' un terno al lotto, è una scommessa, ma è una scommessa che ci sentiamo di fare perché avendo queste unità fra 2 turni potremo più facilmente andare a finire i ribelli e prendere il controllo della provincia della terra della pietra e dell'acciaio. Ci sono altre 2 meccaniche per il Katai che andrebbero un attimo esplorate. La bussola di Wujing è una meccanica generale delle fazioni del Katai che ci permette di selezionare un focus magico di questa bussola che è sotto il controllo dell'imperatore drago. In questo caso abbiamo scelto il lago celeste che ci darà un aumento
del potere magico fino al cap di riserva di energia per avere un bonus totale su questi fattori: controllo, entrate derivate dagli edifici, probabilità che la forza dei venti della magia aumenti del 40% in più. Per 9 turni non potremo cambiare il nostro focus e l'equilibrio può arrivare fino a un massimo di 20, aumentando così gli effetti fino a quel massimo. Tutte le volte che lo sposteremo, gli altri effetti globali caleranno. La fazione del DLC della corte di Giada ha altre 4 opzioni che però noi non potremo selezionare. Infine, la meccanica della strada del Lavorio. Le carovane. Noi potremo infatti reclutare delle carovane, che sono degli eserciti non controllati, passeranno turno in turno da uno step a un altro di questa strada d'avorio fino a raggiungere l'obiettivo commerciale. Questo ci permetterà di investire dei soldi per avere un tornaconto finale maggiore e magari anche ottenere degli oggetti specifici. È importante saper scegliere bene il primo esercito della prima carovana a seconda delle opzioni che ci vengono fornite. Ora, valutando le varie opzioni, vedete, è sempre una scelta. Sono ottimi eserciti entrambi. Io andrò per questo, in realtà andrò per occidentalista, perché ho notato i rapporti diplomatici più 5 con l'impero potrebbero tornare utili. Quindi reclutiamo questa carovana. Qui potremo aumentare la spesa in tesoreria per aumentare il carico e poi potremo decidere una destinazione. In questo caso direi che possiamo mandare la nostra carovana ad Altdorf, la capitale dell'impero, o a Marienburg. Io direi Altdorf, giusto per rimanere a tema con il tratto occidentalista. Inviamo la carovana, partirà da Shangyang, dalle porte occidentali del Katai. Vedete, questa è la nostra carovana, non la possiamo spostare, non ha un indicatore di movimento perché si muoverà ogni turno verso la sua destinazione. Cosa sapere ancora della modalità campagna? Gli obiettivi. Qui potete controllare gli obiettivi della campagna, anche se non siete obbligati a perseguirli, e la diplomazia. Molto importante, nonostante il titolo si chiami Total War, quindi che cos'è la pace, però può essere utile comprendere alcune dinamiche, soprattutto per le fazioni più basilari che hanno a disposizione l'opzione diplomatica, perché non tutte le fazioni avranno le stesse opzioni diplomatiche all'interno del gioco. Come potete vedere sono divise per razza, quindi Grande Katai, Guerrieri del Caos, Nani del Caos, Regni degli Ogre, Uomini Bestia, che sono quelle conosciute al momento. Noi per esempio vogliamo parlare con i Lealisti Celesti che detengono il controllo della capitale del Katai. On behalf of Cathay, welcome. Possiamo vedere che il loro grado di forza generale è di gran lunga inferiore rispetto al nostro. Ci sono anche dei tratti che dovrebbero determinare il comportamento dell'intelligenza artificiale, ma lasciano un po' a desiderare a volte. Vediamo le relazioni con loro e i vari tipi di trattati che potremmo proporre loro. Sarebbero favorevoli a un accordo commerciale. Se noi dovessimo bilanciare l'offerta in automatico potremmo chiedergli fino a 274 monete, però questo andrà a diminuire il peso positivo del trattato diplomatico nelle relazioni. Perché io in questo momento vorrei evitare di chiedergli così pochi soldi? Perché sarà importante provare il percorso diplomatico alla confederazione nei loro confronti. Confederare una fazione significa inglobarla al nostro controllo diretto. Come vedete è praticamente impossibile adesso richiedere la confederazione con loro. La priorità nella politica delle confederazioni però ce l'avranno sempre le fazioni della nostra razza e quindi confederabili, perché potremo farlo solo all'interno della nostra categoria, in questo caso Grande Katai. Saranno appunto ad avere la priorità le fazioni che hanno un lord leggendario come leader, perché così avremo la possibilità di avere quel lord leggendario fra i nostri lord. Purtroppo il fratello di Miao Ying, Zhao Ming, non è che abbia un grande rapporto con sua sorella. In questo momento è un rapporto neutrale. Potremmo provare a comprarcelo con un accordo commerciale dandogli 1000 gold.
un po' esoso, ma aumenterà i nostri rapporti con lui. Ciò detto, queste sono le basi della campagna di Total War Warhammer 3. Una volta terminato il primo turno, basterà premere invio o cliccare sulla clessidra e vedere tutte le fazioni scorrere. Primo evento della carovana. Vedete, questi eventi saranno sempre presenti in ogni campagna e saranno completamente randomici. In questo caso l'evento ci vuole porre davanti a 2 tipologie di unità reclutabili in più alla carovana, fra 3 guerrieri di Giada balestrieri o 2 guerrieri di Giada con spada. Direi 3 è meglio di 2 e quindi andiamo. Abbiamo un incarico nuovo che ci richiede di prendere il controllo della Porta dei Serpenti. Ecco, i cancelli del bastione sono degli insediamenti unici che all'inizio della partita saranno in mano ai guardiani imperiali. Sono degli insediamenti da 4 slot che il Katai e solo il Katai potrà ampliare in diverse maniere proprio per aumentare la capacità difensiva di questa muraglia. Noi Or non abbiamo l'interesse di conquistarla perché è ancora in mano ai guardiani imperiali, ma generalmente le forze del caos, ci sono diversi lord leggendari, fra cui anche un lord leggendario dei nani del caos qui sopra, generalmente conquisteranno questi nemici dell'ordine la maggior parte degli insediamenti dei guardiani, quindi il nostro obiettivo che ci è stato imposto ora è più a lungo termine che a breve termine. Adesso a noi interessa distruggere i ribelli. Torniamo a Nangau, mettiamo in produzione il secondo livello del ceramista e andiamo finalmente a decidere quale infrastruttura magari costruire. Io direi l'ufficio reclutamento. Questo sposterà l'armonia verso lo Yang. Quindi perderemo il bonus al controllo, aumenteranno i costi di costruzione, ma i costi di reclutamento, il bonus grado di reclutamento, la velocità di ricerca e la capacità di reclutamento saranno aumentati. Passiamo anche questo turno. E ora siamo pronti ad attaccare Wang Chang. Direi anche qui una bella risoluzione automatica. Abbiamo preso un po' di danni, ma non è importante. Abbiamo fatto veramente tante uccisioni. Occuperemo anche questo insediamento. Vedete che già qui abbiamo un mercato costruito, quindi già questa provincia, di cui noi controlliamo solo una regione, tende allo Yang. Abbiamo un altro punto abilità da investire, avremo possibilmente 2 abilità passive da caster da poter fornire alla nostra Miao Ying, oppure la presenza ispiratrice che ci dà passivamente per turno dell'esperienza in più. Avrei potuto sceglierla prima e aumentare l'esperienza di tutti i nostri personaggi e unità all'interno dell'esercito. Perché non l'ho fatto? Perché in realtà non lo prenderò nemmeno adesso. Il mio consiglio è scegliere infatti fonte di vita, così che se dovessimo affrontare una battaglia difficile nei prossimi turni giocandola e utilizzando questa magia, riusciremo perlomeno a prendere la maggior parte dei danni con Miao Ying da parte dell'esercito avversario e mitigarli con le cure. Per quanto riguarda l'alchimista, invece, direi di andare su Destino Ardente, così che avremo anche un incantesimo offensivo più potente. Potremo ancora reclutare degli arcieri. Infatti, la scelta che voglio fare è di reclutarne 3. Possiamo potenziare ancora di più la nostra infrastruttura di crescita e passare il turno. Abbiamo un evento con la carovana. Degli ogre ci stanno attaccando e la scelta è sacrificare un'unità o combattere. In questo caso preferirò combattere e giocare la battaglia stessa. È molto importante non prendere danni con gli eserciti delle carovane, perché all'interno del nostro percorso sarà praticamente impossibile reintegrare le unità
come stavamo facendo per esempio all'interno dei nostri territori in precedenza nella mappa di campagna. Come avete visto, di turno in turno le unità si sono reintegrate, rigenerate al 100%, rimanendo nel nostro insediamento. Ok, direi che lo schieramento che ha deciso l'IA è abbastanza onesto, decente, ma farò una piccola modifica mettendo gli archibugieri qui in mezzo e il nostro leader qui. Tecnicamente sono gli ogre che ci stanno attaccando, quindi aspettiamo che vengano verso di noi. Vi mostro una cosa un pochino più avanzata della gestione delle unità durante una battaglia: il raggruppamento. In questo caso io potrei dividere le unità con il tasto G o questo pulsantino e raggrupparle, così che da creare dei distaccamenti. Selezionerò tutte le unità da tiro per colpire il loro generale. I nostri alabardieri sono predisposti ad affrontare le unità grandi. È andata estremamente bene, nonostante il lord nemico ci abbia fatto molti danni con gli incantesimi. Ed ecco la nostra vittoria. Non ci preoccupiamo di inseguire questo esercito, perché è un esercito evento che ha attaccato la carovana, quindi anche se dovesse sopravvivere sarà distrutto in automatico. Abbiamo preso un po' troppe pacche perché purtroppo il loro lord era un macellaio del sapere delle bestie e ha continuato a spammare un incantesimo molto forte, quello con i corvacci, è un attacco ad area che consuma la vita di tutti i modelli all'interno dell'area, appunto è molto molto forte. Possiamo scegliere anche un minimo reintegro, che è quello che farò. Ed ecco qui che siamo di nuovo nel Katai a decidere come liberarci dei ribelli. Direi di attaccare il cimitero di terracotta. Anche qui possiamo optare per una risoluzione automatica. Come vedete lampeggia un'unità di popolani, la perderemo questo turno, ma a noi va benissimo così. Abbiamo subito troppe perdite forse per i guerrieri di Giada, ma direi un ottimo risultato comunque che ci ha salvato un po' di tempo. Possiamo occupare il cimitero di terracotta. Ignorate il reggimento della fama se non avete il DLC, il Katai non avrà a disposizione reggimenti della fama. Abbiamo guadagnato un altro punto. In questo momento forse sarebbe il caso di scegliere presenza ispiratrice e trasmutazione del metallo per l'alchimista. Possiamo scegliere di reclutare al massimo un'unità di cavalleria. Perché solo una? Queste unità di cavalleria sono estremamente debolucce.
però possono tornare sempre utili nell'inseguimento di unità e vanno ad aumentare l'armonia, in questo caso Yang, all'interno di un esercito che ha prevalentemente armonia Yin. È importante? Non propriamente, però avere un buon balance fra le due, come avete visto con la passiva inerente a tutte le unità, può essere utile. Passiamo al quinto turno, cercando di capire cosa succede nel mondo. I ribelli hanno reclutato un altro esercito a Pomei, ma non dovrebbe essere un problema. Dovremmo riuscire a chiudere anche la seconda provincia a turno 5. Un altro evento della carovana, in questo caso direi di prendere i guerrieri di Giada piuttosto che gli arcieri popolani. Abbiamo ricercato anche l'addestramento alla procedura e adesso potremmo reclutare i popolani con lance lunghe di livello più alto. Molto utile se consideriamo che questo turno perderemo forse un'unità di guerrieri. Vediamo dalla questa risoluzione automatica una vittoria pirrica che addirittura ci farebbe perdere entrambi. Beh, io non voglio accettare questa risoluzione automatica, quindi sfrutterò l'occasione per mostrarvi un altro tipo di battaglia in tempo reale, cioè la battaglia d'assedio. Ci sono due tipi di assedio, per gli insediamenti minori e per gli insediamenti maggiori. In questo caso è la capitale di una provincia, quindi ci saranno delle mura, ma nessun problema perché la nostra Miao Ying è un drago. Vedete qui in questo caso con Miao Ying a tenere occupate le unità potrei utilizzare la mia alchimista per lanciare un incantesimo e fare moltissimi danni ad alcune unità accalcate. Avendo principalmente un esercito da tiro, la cosa migliore da fare è mandare avanti il nostro dragone e sparare da oltre le mura, poi piano piano magari avanzare. In questo momento la nostra Miao Ying ha preso veramente tante sberle, quindi ci ritrasformeremo nella nostra forma umana per lanciare la magia di cura e affrontare corpo a corpo il Lord. Come vedete sta vincendo e una volta mandato in rotta il Lord, l'intero esercito è andata nella cosiddetta army loss, quindi ha perso completamente tutta la sua disciplina e il gioco ha decretato la propria sconfitta definitiva proprio per questo motivo, mandando tutti in rotta definitiva, appunto con questo simbolino del teschio e la bandiera bianca. Curiamo Miao Ying finché possiamo, quando l'effetto della magia sarà terminato e lei sarà di nuovo completamente curata. Vediamo se possiamo curare anche l'alchimista. Sì. Ok. Usiamo più possibile gli incantesimi di cura, così da avere già i nostri personaggi completamente curati. Purtroppo la magia della vita non resuscita i caduti, quindi funziona soltanto sulle unità singole questo trucchetto e non sulle altre unità che avrebbero necessità appunto di reintegrare dei modelli, non solo la propria salute. Quello che sto facendo è lanciare l'incantesimo potenziato, quindi cliccandolo 2 volte oppure usando Alt 1 potremmo lanciarlo potenziato. Più potente, consuma di più, però è anche più efficace. Ok, terminiamo la battaglia.
Abbiamo anche ottenuto un seguace in dotazione che aumenterà il bonus di grado di reclutamento dei guerrieri di Giada, corpo a corpo. E un altro addirittura che ce ne riduce il mantenimento. Abbiamo messo al sicuro la provincia, completato l'incarico, distrutto i ribelli. Possiamo scegliere di emanare un editto, selezionare una nuova tecnologia, la formazione dei burocrati che ci darà crescita e introiti. Ritengo molto importante dare priorità alla crescita sempre, così potremo raggiungere prima determinati livelli di insediamento e quindi costruire delle infrastrutture avanzate e degli edifici militari avanzati per reclutare le unità più forti a nostra disposizione. In questo momento voglio investire 2 punti nel reclutamento ispiratore, così che i costi di reclutamento con Miao Ying siano inferiori, aumentare la mobilità dell'esercito e reclutare dei popolani per 2 turni. Potrei scegliere addirittura, come stavo facendo in maniera quasi autopilotata, i guerrieri di Giada, ma in realtà forse è meglio per il momento andare con unità più economiche, perché il mantenimento è importante. Una cosa molto importante da capire rispetto a questi strategici è che la tesoreria va sempre reinvestita, cercando di mantenere gli introiti in positivo. In questo caso, oltre che potenziare al secondo livello Nanli e trasformarlo in villaggio, noi potremmo investire i nostri soldi creando un altro esercito a Nangao, scegliendo un lord con un buon tratto, così che da reclutare unità anche in quella provincia e aumentare la nostra potenza e presenza in mappa. Ci sono anche delle opzioni a disposizione per chi possiede il DLC, molto forti, i generali celesti, ma per rimanere un attimo sulle basi recluterò un magistrato che ci dà più disciplina attacco corpo a corpo a tutto l'esercito. Lo integrerò nell'insediamento e inizierò a reclutare dei guerrieri di Giada. Questi sono stati i primi 5 turni con Miao Ying. Ultime note marginali: nell'interfaccia in alto, oltre la piccola minimappa che possiamo gestire in questo modo, avremo a disposizione anche il recap degli eventi di questo turno, la lista dei nostri lord ed eroi, la lista delle nostre province e di quelle nemiche con tanto di riferimento degli introiti generati dall'intera provincia e un recap delle fazioni conosciute, oltre il resoconto della nostra stessa fazione, con tanto di timelapse per vedere cosa è successo e statistiche. Questa era la mia introduzione alla prima campagna di base per comprendere un pochino tutte le meccaniche di Total War Warhammer. Ci sono tantissime cose di cui potrei ancora parlarvi e mostrarvi, ma se vi è piaciuto il mio approccio, se lo avete trovato utile, se volete che io prosegua con delle guide di questo tipo, lasciatemi un commento, iscrivetevi, solita tiritera. Tiranno matto out, come al solito, questo è quanto.